Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Oggi realizzeremo insieme questa applique a forma di sushi. Per realizzarla avremo bisogno del filato di cotone. Io uso quello Iggy di Tessiland, vi lascerò il link in descrizione, e un uncinetto numero 2,5. Iniziamo subito. Iniziamo con il filato verde lime facendo 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, chiudiamo con una maglia bassissima nella prima catenella, 2 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta e poi portandoci dietro il codino entriamo nell'anello e facciamo 5 maglie alte, quindi questa conta come la prima, siamo a 2, 3, 4 e 5. È molto importante portare dietro la coda mentre si lavora, perché per non incastrarci con i colori andremo a tagliarla subito. Ecco qua. La fermiamo mentre lavoriamo e la tagliamo subito. Ora allunghiamo un po' il cappio, prendiamo l'arancione, facciamo il cappietto con l'arancione in questo modo e praticamente facciamo il cambio colore, quindi entriamo con l'uncinetto nel verde, tiriamo, agganciamo l'arancione, tiriamo e facciamo passare in questo modo l'arancione. Carico il filo e faccio la mia maglia alta. Allora, la prima maglia alta faccio entrare dentro anche il codino verde avanzato, giusto per dargli un fermo. Lo tiro un po' e poi non me lo porto più dietro perché mi servirà il secondo giro. Nelle prossime maglie invece portiamo dietro anche il codino di avviamento dell'arancione, così poi lo tagliamo subito. Quindi una maglia l'ho fatta, anche qui 5 maglie arancione, maglie alte, 2, 3, 4 e 5. Tagliamo il codino di avviamento dell'arancione in questo modo e di nuovo allarghiamo un po' il cappio, prendiamo il verde scuro, facciamo il nostro cappietto col verde scuro, stringo l'arancione, metto il cappio verde, stringo il verde e faccio passare il colore. Carico il filo, mi porto dietro tutto, giusto per la prima maglia alta. Quando fate questo passaggio, se viene un po' lento qua, quindi un po' largo, basterà tirare il filo arancione, tirare il filo verde e si stringe tutto. Quindi adesso mi porto avanti la codina del filo verde da portare dentro, mi porto dietro il filo arancione in modo da non portarmelo, da non includerlo nella maglia. E facciamo 1, 2, 3 maglie alte, quindi per un totale di 13. Tagliamo il codino del verde scuro così non ci incastriamo, in questo modo. E a questo punto cosa faccio? Allargo un pochino il cappio, non tanto come prima, però un pochino sì. Prendo il cordino verde, lo faccio passare senza stringere troppo, in questo modo, stringo ancora un po' quello verde e faccio il cambio colore. In questo modo chiudo nella seconda catenella di avviamento con lo stesso colore di avviamento, vedete? Dopodiché si può tirare ancora un po' in modo da
fermare il tutto. Ora faccio 2 catenelle e dovrò fare un giro di aumenti in ogni maglia, ovviamente tenendo la corrispondenza di colore, quindi questa vale come la prima maglia, ne faccio un'altra nella stessa maglia, mi sposto in quella successiva e faccio 2 maglie alte nello stesso punto, mi sposto in quella successiva ancora, 2 maglie alte nello stesso punto, mi sposto in quella successiva ancora, 2 maglie alte nello stesso punto e nell'ultima 2 maglie alte nello stesso punto. Adesso allarghiamo un po' il cappio, portiamo su quello arancione senza stringere troppo con quello arancione perché sennò vi portate dietro tutto, viene tutto storto, e faccio il cambio colore. Anche qui carico il filo e nella prima maglia alta mi porto dietro anche il filo verde per un paio di maglie, non per tanto perché poi lo tagliamo, però almeno lo fermiamo, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, mi sposto in quella successiva, tiro un po' il filo verde per assicurarlo e 2 maglie alte in quella successiva ancora. A questo punto possiamo tagliare definitivamente il filo verde in questo modo e ci togliamo un gomitolo dalla situazione. Ok, procedo con 2 maglie alte in ogni punto, due maglie alte nello stesso punto e arrivo al verde. Facciamo la stessa cosa, quindi porto questo filo verde dentro alla maglia arancione, tiro un po' l'arancione, carico il filo e per le prime maglie mi porto dentro anche il cappietto arancione. In questo modo assicuro il filo arancione. Ora, dopo un paio di maglie, possiamo tagliare definitivamente anche l'arancione in questo modo. Procedo con le ultime 2 maglie alte dentro alla stessa maglia. Vedete? Arrivata qua faccio una maglia bassissima nella seconda catenella in questo modo. Ora posso tagliare anche il verde e abbiamo terminato la parte più complicata, che era fare appunto il riempimento del sushi. A questo punto prendiamo il filato bianco, facciamo il nostro cappietto, in questo modo, mi aggancio, faccio passare il cappietto bianco, 2 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta, entro nella stessa maglia e faccio quindi il primo aumento e poi alterniamo una maglia alta e un aumento per tutto il giro. Ci portiamo dietro anche le codine, così poi le tagliamo direttamente. Ok, le possiamo tagliare, bastano veramente 2-3 maglie per fermarle e proseguiamo. Una maglia alta, un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto e continuiamo per tutto il giro.
Ok, sono arrivata alla fine del giro, faccio una maglia bassissima nella seconda catenella di avviamento, 2 catenelle per alzare il lavoro, un'altra maglia alta nello stesso punto, dopodiché facciamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e poi un aumento, quindi facciamo un'alternanza di 3 maglie alte e un aumento per tutto il giro. Adesso la parte complicata è finita. 1, 2, 3. Dopodiché vi farò vedere come fare la parte dell'alga, quindi la parte nera. È molto semplice. Ok, ho chiuso con la mia maglia bassissima, mi aggancio col nero e molto semplicemente andremo a fare 2 catenelle per alzare il lavoro, nella maglia successiva una mezza maglia alta, in quella successiva ancora un'altra mezza maglia alta, in quella successiva ancora un'altra mezza maglia alta, dopodiché andiamo a fare un aumento di mezze maglie alte, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto. E in questo modo continuiamo tutta la riga, quindi 4 mezze maglie alte intervallate da un aumento di mezze maglie alte. 2, 3, 4, dopodiché 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 2 mezze maglie alte nello stesso punto e continuiamo così fino alla fine del giro. Ecco qua, questo è il risultato finale. Grazie per avermi seguita. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per non perdere neanche un video. Grazie e ciao!